Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il ritorno di Kevin De Bruyne, arrivato anche in condizioni migliori di quanto ci si aspettava e con una data cerchiata per il ritorno tra i convocati. Anch'issa torna in gruppo ed è una grandissima novità, bellissima novità. Poi seguiremo passo passo e giorno per giorno il recupero di Frank per quanto riguarda anche l'eventuale aggregarsi alle convocazioni. C'è chi dice ci sarà con il Verona tra i convocati, eccetera. Comunque seguiremo la situazione nei prossimi giorni e questo VAR a chiamata, ne stanno parlando tutti e andiamo a vedere come funziona, perché comunque c'è già in Serie C e il 23 marzo ci sarà una riunione tra società, arbitri, capitani, calciatori, eccetera, per parlare proprio di questo e l'eventuale cambiamento con il VAR a chiamata anche in Serie A. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Prima di passare a De Bruyne, anch'issa e questa situazione VAR a chiamata, due paroline sulla trasferta concessa ai tifosi del Napoli non residenti in Campania per Verona-Napoli appunto. Un contentino? Io non la vedo nemmeno come un contentino, mi auguro solamente che non succeda praticamente niente, perché sappiamo benissimo anche in passato cosa è successo a Verona ogni anno e quindi i vertici questo stanno aspettando, che succede qualcosina, anche una piccola scaramuccia per rincarare la dose e continuare la litania. I tifosi del Napoli in trasferta e questo e quell'altro, ecco perché vediamo le trasferte e quant'altro. Mi auguro che non succeda praticamente niente, anche perché trasferta aperta ai non residenti in Campania e la mia preoccupazione va alle famiglie, il padre col figlio, gente che comunque non c'entra praticamente niente con tifo organizzato, tafferugli e quant'altro. Mi auguro che vada tutto liscio. Detto questo, Kevin De Bruyne e il ritorno a Napoli e l'eventuale chiamata tra i convocati che non dovrebbe essere così lontana. Kevin De Bruyne è tornato dopo 117 giorni dall'operazione e 121 dall'infortunio rimediato il 25 ottobre nella partita contro l'Inter. De Bruyne un'assenza lunghissima ma gestita con la solita professionalità che lo ha sempre contraddistinto. Pochi si aspettavano di ritrovarlo in condizioni così incoraggianti. Il carattere e la serietà dell'uomo, prima ancora che il calciatore, hanno fatto la differenza nei mesi trascorsi lontano da Napoli e dai campi, proprio nella clinica di Anversa che aveva ospitato anche Romelu Lukaku. Ora inizia la fase decisiva. Kevin sta seguendo un programma personalizzato di riatletizzazione che proseguirà fino ovviamente all'aggregarsi alla squadra. L'obiettivo è smaltire i carichi in maniera progressiva, acquisire ritmo e minuti, proprio come sta accadendo in questi giorni a Romelu Lukaku. L'idea è che De Bruyne possa essere già tra i convocati contro il Torino l'8 marzo. Situazione che non è affatto surreale, almeno questo ci fanno sapere. Io mi auguro che ovviamente torni tra i convocati contro il Torino, perché vorrebbe dire che ci possiamo godere un Kevin De Bruyne e rivedere un Kevin De Bruyne in campo che abbiamo visto comunque molto poco da quando l'abbiamo acquistato, almeno per questo paio di mesi finali fino alla fine del campionato. Per Conte una pedina importante, lo sappiamo tutti quanti, ma diciamo che a Napoli serve come il pane. C'è un centrocampista in primis che faccia rifiatare poi chi è stato schierato con continuità fino ad oggi. Punto secondo, uno che comunque ha la giocata, vede la giocata che altri non vedono, la rischia, il piede, l'assist, serve come il pane uno come Kevin De Bruyne, così come serve come il pane Frank Zambo Anghissà, che si è aggregato alla squadra e quindi può tornare arruolabile tra un poco. Io ci vado con calma, ho letto potrebbe essere convocato contro il Verona eccetera eccetera, vediamo poi giorno dopo giorno e passo dopo passo come sta il nostro Frank e come tornerà in campo. Ovviamente serve tempo perché anche lui è stato fuori un bel po' di giorni, per non dire sempre, è stato fuori mesi, anni, secoli e quant'altro, perché il periodo è stato lungo anche per Frank. Questo VAR a chiamata ne stanno parlando tutti e noi andiamo a vedere come funziona, perché in Serie C c'è già ovviamente l'uso
del Football Video Support si chiama, ma andiamo di pari passo ovviamente a ciò che ci hanno fatto sapere anche dal punto di vista del Napoli, con De Laurentiis che ha amareggiato dopo Atalanta-Napoli, il padrone azzurro ha sentito Gravina e quant'altro. La tensione continua a crescere nonostante la Lega Calcio abbia chiesto ai club di abbassare i toni. La sensazione è che ci sia un'insofferenza di fondo verso il VAR. No, non c'è un'insofferenza di fondo verso il VAR. Se la mettete così, dite che poi al limite sarebbe meglio senza VAR, non sarebbe proprio niente meglio senza VAR. Il VAR va usato e messo a disposizione ovviamente delle società che fanno parte di una federazione e che investono tanti soldi. Per quanto mi riguarda, nessuno è contento di come, quanto e quando interviene. Il 23 marzo è in programma l'incontro tra Lega Arbitri, allenatori, capitani delle squadre di Serie A. Ognuno avrà il modo di dire la sua. Il Napoli, ad esempio, spingerà nel limite delle sue possibilità su 3 fronti. Proporrà l'introduzione del VAR a chiamata, chiederà di azzerare i vincoli del protocollo rendendo il VAR utilizzabile per qualsiasi episodio, dal doppio giallo ai calci d'angolo, e si dirà favorevole al passaggio degli arbitri sotto l'egida della Lega. Andiamo con calma perché non si può chiamare per qualsiasi cosa e ce lo fanno sapere ovviamente anche con le dichiarazioni di Daniele Orsato, che è intervenuto in estate per questa situazione. Ogni squadra avrà a disposizione 2 chiamate per richiedere l'intervento del VAR durante la partita. Se la chiamata sarà corretta, ovvero se l'arbitro cambierà la decisione in seguito alla revisione, la chiamata non verrà persa. È già così in pallavolo, tennis e quant'altro. Se io chiamo un challenge ho ragione, non è che diciamo ho perso la chiamata, anzi mi resta e posso sfruttarla anche dopo. In caso contrario verrà sottratta e a chiamarlo è l'allenatore, non i giocatori, ma possono chiamare il VAR sempre. Punto interrogativo. Possono chiamare il VAR sempre? Scusatemi. No. La revisione può essere chiesta per le 4 fattispecie attuali. Attenzione: gol, calci di rigore, rossi diretti, scambio di identità. Quindi calci d'angolo, doppio giallo. Ovviamente lì sono situazioni gestite dal protocollo e il Napoli vorrebbe abbattere tutti i vincoli ovviamente del protocollo, ma credo che non si andrà in questa direzione, anche se abbiamo saputo che dalla prossima stagione il VAR, il protocollo VAR, diciamo, cambierà per quanto riguarda la doppia ammonizione e quindi il secondo giallo. Sul secondo giallo si potrà intervenire dal punto di vista del VAR e vedere se poi la chiamata è stata giusta o sbagliata, se diciamo il calciatore è stato espulso per un fallo che c'è oppure per una situazione che non è stata vista. A spiegare l'introduzione del VAR a chiamata in Serie C in estate era stato Daniele Orsato, nuovo designatore della CANC, che avrà per la prima volta nella storia il Football Video Support o VAR Lite. Questa, dice l'ex arbitro internazionale, è un'ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri. Se gli allenatori sono tranquilli, difficilmente vediamo esondazioni o urla, e questo video football support aiuterà i rapporti fra il tecnico e la componente arbitrale. Orsato ha poi spiegato anche come verrà usato. Questo strumento non è un'astronave, ma è un computer che con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini. Saranno poi gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come se fossero ufficiali di gara, quindi non si dovranno più vedere scene di protesta. È una bella novità. D'accordo, da questo punto di vista, se prendi gli allenatori, ti prendi i fotogrammi, esamini la situazione, discuti in maniera normale, senza, diciamo, togliersi la giacca e buttarla a terra, senza sbraitare inutilmente, benissimo. Però poi dobbiamo andare a vedere se si allarga questa situazione, perché la revisione può essere chiesta per le 4 fattispecie attuali: il gol, calci di rigore, rossi diretti e scambi di identità. Vedremo poi se con il VAR a chiamata e con, diciamo, rivedendo il protocollo che c'è adesso sulla doppia ammonizione, così come vi ho detto, ma anche su un calcio d'angolo invertito che poi porta al gol, è un danno comunque che non si può sottovalutare. Vedremo come verrà gestita la situazione. Sono contento? Ni, perché voglio vedere poi l'applicazione e se nel caso ovviamente verrà attuata poi questa novità e questa svolta,
non voglio dire epocale perché non c'è niente di epocale, però questa svolta nel calcio portando poi gli allenatori, gli stessi calciatori che poi consiglieranno all'allenatore e l'allenatore che andrà a chiamare il VAR per l'eventuale revisione su un torto subito. Auguriamoci che vada tutto per il meglio e che si ritorni a godere di una partita di calcio, perché al momento, ma non è da ieri e non è nemmeno dalla partita col Verona e tutte le situazioni che abbiamo vissuto in casa Napoli, non è da ieri e né tantomeno quest'anno solo che il calcio continua ad allontanare, diciamo, gli appassionati che da sempre hanno goduto guardandosi la partita di pallone. Speriamo che si possa ritornare a un minimo, non voglio dire alla normalità totale perché è complicato, ma a un minimo di normalità, perché adesso non ce n'è assolutamente. Poi faremo anche un video e sto studiando, sono diciamo non lontanissimo dalla soluzione per quanto riguarda la classifica a punti del Napoli, che il Napoli avrebbe dovuto avere e che invece ha al momento. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, e se vi piace il video, come ho detto all'inizio, se siete arrivati alla fine, un bel like o un hype, se lo avete ovviamente disponibile, è sempre ben accetto. Forza Napoli sempre. Ciao.